Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e come vedete siamo tornati di nuovo nella mia tavernetta che sono riuscito a sistemare, e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole, iniziamo una piccola miniserie all'interno della serie OpenHub in pillole dedicata ad MQTT, che è il protocollo che è maggiormente utilizzato in ambito domotico e IoT per via delle sue caratteristiche di leggerezza e velocità che appunto lo rendono uno dei protocolli ideali per questo ambito di applicazione. Già qualche anno fa avevo fatto un video teorico su MQTT con delle slide e tutto, e che se volete potete trovare nel mio canale nella playlist dedicata ad MQTT, ed è un video in cui ho approfondito proprio come funziona, a cosa serve il broker e quali sono gli attori in gioco e come si scambiano le informazioni. Oggi riprendiamo nuovamente quei concetti facendo un piccolo ripasso sulla teoria di MQTT, quindi vediamo quali sono i motivi per cui questo protocollo è utilizzato molto in ambito IoT domotico, quali sono le sue peculiarità e perché, almeno a quanto ritengo io, sia uno dei protocolli preferibili da utilizzare all'interno di un sistema domotico. Ovviamente dopo andremo a vedere insieme come MQTT si può utilizzare all'interno di OpenHub e quindi quali sono le operazioni da fare, le configurazioni e le modalità di utilizzo appunto proprio del protocollo MQTT all'interno di OpenHub per interagire ed integrare i dispositivi. MQTT è un protocollo utilizzato per lo scambio dei messaggi in ambito domotico IoT, preferibilmente. È un protocollo che si basa sul concetto di pubblicatore e sottoscrittore ed è progettato per essere molto leggero e quindi facilmente utilizzabile da dispositivi che hanno scarsa disponibilità di banda di rete, poca memoria e poche risorse computazionali. Quindi grazie a queste caratteristiche è un ottimo protocollo da utilizzare appunto in ambito IoT. A livello teorico il funzionamento è relativamente semplice e banale, in quanto abbiamo un attore, una tipologia di attore che è il pubblicatore, che è chi decide di inviare le informazioni, agganciando alle informazioni stesse una categoria chiamata topic, quindi argomento, che serve appunto a categorizzare l'informazione che si sta inviando. La cosa già interessante che si può notare già a questo punto è quella che chi invia i messaggi, quindi chi invia le informazioni, non si preoccupa di sapere chi saranno i ricevitori, perché potrebbero sia esserci che non esserci, aggiungersi e togliersi in continuazione, ma comunque non sono noti a chi invia le informazioni. Chi necessita di queste informazioni, quindi chi ha bisogno di riceverle, non sa chi sarà ad inviarle, però saprà o dovrà sapere qual è il topic, quindi qual è la categoria di informazioni che dovrà ricevere. In questo modo lui sottoscriverà, infatti chi vuole ricevere le informazioni si chiama sottoscrittore, sottoscriverà determinati topic e solo per quei topic riceverà le informazioni che qualcuno non conosciuto da lui le invierà. Un esempio banale può essere un sensore di gas presente in cucina che diventa il pubblicatore dell'informazione del valore di gas rilevato, agganciato ad un topic che potremmo definire come cucina gas. Poi vedremo le caratteristiche del topic nei video successivi, perché il topic è comunque un qualcosa che categorizza a livello gerarchico l'informazione. Quindi abbiamo il nostro pubblicatore che invia l'informazione del rilevamento del gas su un determinato topic che ad esempio chiamiamo cucina gas. Questo sensore invia le informazioni senza sapere se c'è qualcuno che sarà pronto a riceverle, perché proprio non gli interessa. Il suo compito è quello di rendere disponibile l'informazione. Dall'altra parte ci sarà un qualcuno, ad esempio potrebbe essere un tablet, una dashboard che gira su un tablet, che ha bisogno di far vedere questa informazione, quindi l'informazione del gas rilevato, all'utente. Questa dashboard diventerà il sottoscrittore del topic cucina gas. In questo modo tutte le volte che il pubblicatore invierà un'informazione con quel topic, la dashboard la riceverà in maniera automatica e poi potrà farci quello che vorrà. Quindi pubblicatore e sottoscrittore tra loro non si conoscono.
però si scambiano informazioni. Questo scambio di informazioni è possibile grazie all'attore principale del protocollo MQTT, e cioè il famoso broker MQTT. Il broker MQTT non è nient'altro che un pezzo di software, quindi un servizio che gira su un sistema operativo principalmente e che è in grado di ricevere i messaggi pubblicati dai pubblicatori, a cui è associato un topic particolare, riceve le richieste di sottoscrizione dei vari sottoscrittori che devono dire quali sono i topic a cui sono interessati, e questo broker, tutte le volte che riceve un pacchetto dati caratterizzato da un particolare topic, è in grado di prendere questo pacchetto e girarlo, instradarlo verso i sottoscrittori che hanno deciso di essere interessati a quel particolare topic. Quindi questo ci fa capire come praticamente il protocollo MQTT è tutto basato sul funzionamento di questo broker. Abbiamo detto che il broker è un pezzo di software, quindi è un programma, è un servizio che gira su un sistema operativo, e ne abbiamo a disposizione diversi, da quelli open source come il più famoso Mosquitto a quelli commerciali a pagamento, ovviamente. Quindi in base alle nostre esigenze, in base alla nostra capacità tecnica di potercelo scaricare, installare e configurare in autonomia, in base anche all'affidabilità e al bisogno di assistenza che potremo avere nel corso dell'utilizzo di questo broker, opteremo per una scelta piuttosto che per un'altra. Ma MQTT cosa c'entra con OpenHub? Abbiamo detto che MQTT è un protocollo molto utilizzato per le sue caratteristiche tecniche in ambito domotico e IoT. Essendo OpenHub uno strumento che permette di creare degli home automation system, ovviamente ha una integrazione nativa proprio con questo protocollo. Quindi in OpenHub è possibile utilizzare il protocollo MQTT per integrare i vari dispositivi che appunto sono in grado di parlare in MQTT. Quindi alla fine io MQTT lo consiglierei sempre come primaria scelta per l'integrazione dei vari dispositivi nel proprio sistema. Quindi tutte le volte che un dispositivo ha n possibilità di integrazioni e una di queste è MQTT, io tendenzialmente al 99% scelgo MQTT per le sue caratteristiche di leggerezza, di velocità e di visualizzazione real time dell'informazione, e per il fatto che è anche un protocollo di integrazione orizzontale, quindi indipendente dalla marca o dalla firmware con cui sono sviluppati i dispositivi. Ovviamente il firmware con cui girano i programmi dei vari dispositivi, che appunto sono quelli che gestiscono il dato e decidono di inviarlo in rete, devono supportare il protocollo MQTT. Altrimenti o il firmware ce lo scriviamo da noi o ne mettiamo uno compatibile con MQTT, oppure se il firmware è un firmware chiuso e non permette l'integrazione MQTT, purtroppo non possiamo farci niente. Un esempio tra quelli più famosi è ad esempio Sonoff. I vari dispositivi Sonoff col firmware originale non sono utilizzabili tramite protocollo MQTT, ma sono utilizzabili solo tramite l'app, la propria app nativa EWE-Link. Utilizzando invece un firmware custom che si può installare sui dispositivi Sonoff, che è il famoso Tasmota, abilitiamo in questo modo sul Sonoff il protocollo MQTT, anche il protocollo MQTT, perché Tasmota abilita tante altre cose. A differenza ad esempio dello Shelly, che è l'antagonista principale del Sonoff, che dalle ultime versioni ha all'interno del firmware originale anche l'integrazione tramite MQTT nativa, che secondo me è una gran bella cosa. Quindi torniamo ad OpenHub. Abbiamo detto che OpenHub ha come binding nativo la possibilità appunto di abilitare MQTT come protocollo di integrazione, e quindi nei video successivi andremo a vedere quali sono gli step per abilitare MQTT in OpenHub, configurare l'integrazione verso i diversi dispositivi e utilizzare effettivamente il protocollo MQTT per comunicare, quindi ricevere ed inviare informazioni con i vari dispositivi che comporranno il nostro Home Automation System. Detto questo, per adesso ringrazio tutti quelli che sono arrivati alla fine di questo video, che probabilmente risulterà un pochino più noioso dei precedenti perché è un pochino più teorico, però dai prossimi video vedremo effettivamente
gli step pratici per utilizzare MQTT con OpenHub. Per chi vorrà, allora ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!